Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno. Abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di nuovi obiettivi, un periodo di nuove idee anche e di sogni, mi viene da dire, vedendo la stella. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono i link ai corsi gratuiti, al seminario di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, e comunque è tutto nella descrizione, ragazzi. Partiamo subito con gli amanti. Abbiamo un 6 di bastoni, un fante di coppe, cinque di bastoni, abbiamo il mondo, un 2 di pentacoli e un 3 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single, come se fosse per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa qual è il tipo di legame che vi unisce, è semplicemente l'evoluzione della sua energia o potenzialmente della nuova persona che potrebbe entrare qui per i single. Va bene, partiamo con la carta degli amanti, 9 di coppe e 9 di spade. Io sento che si parte con una buona energia. In questo caso la carta degli amanti mi può definire come un rinnovato amor proprio o il fatto che magari stiate lavorando appunto sull'amor proprio. Il 9 di coppe mi dice che siete in una fase di soddisfazione personale notevole, che non vi manca niente comunque, sì, può essere l'amore, però non lo so. Può anche far riferimento al fatto che qualcuno di voi sì, sia single, ma nutra amore nei confronti di qualcuno. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo il mondo, mondo, torre, 6 di pentacoli. Io credo che si voglia cambiare completamente un equilibrio qui. Ho come la sensazione che qualcuno di voi stia portando un po' avanti questo amore da solo o da sola. Cioè, se è una persona che per esempio conoscete, per la quale state nutrendo qualcosa, ehm, ho come l'idea che
con questa torre 6 di pentacoli ridimensionerete un pochettino il dare e il ricevere. Cioè, sento che condurrete un pochettino voi il gioco. Andiamo a vedere il fante di coppe. 2 di pentacoli. 2 di pentacoli, cavaliere di bastoni e asso di coppe. Molti di voi hanno già una persona in testa, secondo me, anche se siete single. Nel caso non abbiate proprio nessuno, qui c'è un mondo, potrebbe essere che magari durante le vacanze, durante un viaggio, durante qualche tipo di movimento, possa effettivamente farvi, mi viene da dire, cadere l'idea di essere completi, di star bene, cioè è un po' come se questa torre smuovesse l'energia così armoniosa di questi amanti e vi presentasse una persona. C'è un asso di coppe e un fante di coppe. Sento che molti di voi avrebbero anche piacere di iniziare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più profondo, un legame emotivo potrebbe anche essere. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, cavaliere di coppe, e 7 di coppe. Credo che abbiate punti di vista diversi. E vi dirò, potrebbero anche esserci modi di comunicare diversi. Per esempio, uno dei due potrebbe essere un 3, come numero di essenza, per dire. C'è il corso gratuito della numerologia nel mio canale. E quindi aver bisogno di parole amorose, mentre magari l'altra persona è un 4, per dire, ed è più una persona che esprime il suo amore facendo cose per gli altri. C'è come una differenza di comunicazione in questo senso. Però io sento anche che allora, qualcuno potrebbe avere più di una persona che gli gira intorno e questo potrebbe essere fonte di gelosia, di litigi, di verbi. Andiamo a vedere il mondo. 4 di coppe. Può anche essere una rivendicazione da parte di qualche affetto vicino a voi, che magari non è ancora amore, però sento che con questo asso di coppe potrebbe essere un affetto profondo, dove c'è come un tema sul decidi sempre tutto tu, o sei tu quello che comandi, o quella che comandi. Potrebbe anche esserci un tema di questo genere, Allora, abbiamo un 4 di coppe, la regina di coppe e la sacerdotessa. C'è qualcosa che non si vede, ragazzi. È come se si dovesse chiudere con il ciclo precedente. Il mondo ce l'abbiamo anche qui con la torre. Qualsiasi cosa sia successa con questa, o succederà con questa torre, che può essere appunto un litigio, può essere questo ridimensionamento del dare e ricevere, sento che è come se fosse necessario lasciarlo indietro e cercare di vedere oltre. Io ho come la sensazione che qualcuno possa nascondere quanto effettivamente ha turbato questa discussione, questa divergenza, questa gelosia. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. E se non avete nessuno, vi dico, c'è una persona effettivamente che entra, potrebbe essere una persona o potreste essere voi le persone con tanti corteggiatori o corteggiatrici
E quindi c'è come una necessità, se vogliamo, di, mi viene da dire, ufficializzare o etichettare la relazione. Cioè, tipo, che cosa siamo? Siamo solo amici? Siamo amici con interesse? Siamo in una relazione? È una relazione aperta e chiusa? Cioè, come da definire gli obiettivi, quello che si vuole con questa stella dalla relazione o quello che si vuole dall'altro o dall'altra in questo momento. Abbiamo un 10 di spade e un diavolo. È come se c'è una certa tossicità qui che secondo me è quella che bisogna buttare giù con la torre. Si parla di ritrovare l'equilibrio o di cercare un equilibrio, perché il 2 di pentacoli c'è qui, ma c'è anche qui, cioè sia nella, diciamo all'inizio che alla fine della lettura. C'è come una titubanza, una scelta da dover effettuare e qui secondo me verrà effettuata questa scelta perché c'è anche un 10 di spade con 2 carte del mondo e una torre. Se ci sono 2 o più energie, diciamo che io credo con questo 3 di pentacoli alla fine che si sceglierà una sola persona. Adesso andiamo a vederlo. Perché il 3 di pentacoli è una carta che mi dice che volete costruire. Magari non siete in quella fase dove vi sentite di ufficializzare la relazione, quindi magari non darete l'etichetta che l'altra persona si aspetta, ma perché con questo matto al contrario sento che c'è come una sfiducia, no? Soprattutto se è l'altra persona che ha tante opportunità. Sento che è come se non vi fidaste, non volete subito magari chiudervi o promettere cose di cui non siete certi, però questo 3 di pentacoli mi fa ben sperare perché c'è come una costruzione di qualche cosa alla fine del periodo. È come un lasciare indietro il vecchio capitolo, ok, non torniamo più su quelle discussioni, però con questo diavolo non è che me lo sono dimenticato, non lo recrimino più, però mi ricordo che quella volta ti sei comportato o comportata così e questo cambia la valutazione che io ho di te. È una cosa un po' grande questa cosa qua, no? Cioè nel senso è un capitolo o un fatto che potrebbe succedere o che vi faccio un esempio, state conoscendo una persona e ha una reazione esagerata, vi faccio un esempio, perché voi parlate con un amico, un'amica. E quindi per voi è stata esagerata questa reazione per il tipo di conoscenza o di frequenza che avete o il tipo di confidenza o di legame. Siete disposti a lasciarvelo indietro, cioè vabbè, magari è stata una reazione così perché aveva le balle in giostra quel giorno, però comunque non dimenticate che è stata effettivamente una reazione e che potrebbe risuccedere. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Allora abbiamo un mago, la regina di coppe, cavaliere di spade, stavo guardando che per qualcuno ci potrebbe essere un tema di figli qua. Imperatore, 5 di bastoni di nuovo, 5 di coppe e 10 di bastoni. Ok. Partiamo da questo mago, supponendo che vi conosciate già da un po', sento che questa persona con questo mago ha già fatto
o per qualcuno sta per fare un movimento, un'azione, qualche tipo di sì, di inizio, la sento molto come un'azione e è per quello probabilmente che voi siete così a inizio periodo, siete in una bollicina d'amore, vi sento, no? Appagati. È vero che c'è ancora questo 9 di spade che mi parla di qualche cosa che vi preoccupa. Andiamo a vedere il mago. Mago un'altra volta. E fante di coppe. Sì, io sento che... E due di coppe. Questa persona io credo che vi possa addirittura proporre di vedervi, se è poco che vi frequentate o vi sentite. Potrebbe proporvi di fidanzarvi, se è già un po' ehm, che vi vedete. C'è comunque un qualche tipo di proposta, di iniziativa che arriva a metà giugno, o diciamo nella terza settimana di giugno. La regina di coppe è spiegata da un re di pentacoli e da un 6 di spade. Io sento che questa persona sta cercando, con questo 6 di spade, di lasciarsi indietro certe ideologie. Ah, ma mi torna in effetti con questa torre. Di lasciarsi indietro ideologie inerenti al come costruire la situazione o la relazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Mondo un'altra volta, asso di spade, sole e imperatore. Guardate, per qualcuno qui c'è il tema figli, soprattutto se vi frequentate da un po', magari convivete già, avete già vissuto un pezzo di vita insieme, per qualcuno si potrebbe aprire il tema figli. E sento che l'altra persona è abbastanza determinata, in questo senso, ma anche voi. Bah, voi avete anche un 2 di pentacoli per 2 volte, forse voi siete più tentennanti, l'altra persona avrebbe voglia di costruire letteralmente con voi, cioè nel senso ha le idee chiare sul fatto che voglia creare una famiglia con voi, creare un'unione, creare per qualcuno se non convivete già potrebbe essere proprio il convivere. Qui ci sono due imperatori. Andiamo a vederlo. 5 di pentacoli e 7 di bastoni. Sento che per l'altra persona potrebbe essere complicato andare a convivere. Potrebbero esserci dei temi legati ad una casa. E difatti qua voi avete il diavolo. Occhio ragazzi se qualcuno cerca di installarsi a casa vostra perché ha problemi di denaro. Ho come questa sensazione, magari a qualcuno risuona. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Eccolo qua. Diavolo, 2 di bastoni, asso di denari. C'è confusione su come partire, perché l'obiettivo può anche essere che possiate definirlo in questo periodo, però qui è vero che c'è un nuovo inizio, il mago è un'azione con intenzione, qui avete un asso di pentacoli, ma con questo diavolo, il 5 di bastoni, o non è chiaro l'inizio, difatti anche qui c'è questo 5 di bastoni con il 7 di coppe, che è una carta di illusione, una carta di possibilità, di probabilità, che però sono un po' così, no? Cioè, sono un po' utopiche, un po' troppo rosee anche. La persona ha voglia di guardare al futuro e secondo me ha anche un'intenzione di costruire, come vi dicevo, anche perché voi là avete comunque il 3 di pentacoli. Però questa persona sta vivendo una certa carenza. Andiamo a vedere il 5 di coppe.
giudizio e re di coppe. Potrebbero esserci due persone per questa persona, una dalla quale si sta allontanando e l'altra potreste essere voi. O potreste essere anche in 3, vi dirò. È per un gruppo molto ristretto. Però c'è come una persona nel cuore, nel passato della vostra persona di interesse, un'altra è nella vita della vostra persona di interesse e un'altra potreste essere voi, come nuova entrata. Ora dipende sempre da quanto tempo vi conoscete, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni perché secondo me qui ci si lascia indietro dei pesi notevoli. Abbiamo un asso di bastoni, finalmente questa persona... no, forse sono troppe, però mi piaceva perché c'erano gli amanti, va bene. Questa persona potrebbe decidersi finalmente di dare una direzione, come se capisse che cosa bisogna lasciare indietro e su che cosa invece vale ancora la pena lavorare. C'è sempre il 5 di spade, 5 di coppe, 5 di... Ah, il 5 di bastoni era sulla linea sopra. 5, 5, 5, 5, cioè avete tutti e 4 i 5, quindi sicuramente è un momento di cambiamento, è un momento di revisione del modo di pensare, di quello che c'è da fare, del modo di sentire di questa persona. Io sento che questa persona potrebbe aver perso il padre o una figura di riferimento da poco e quindi avere come una sorta di vuoto e vedendo l'asso di pentacoli con questo diavolo mi viene da dire occhio al da dove arriva questa proposta, questa esigenza, questa offerta che mi fa l'altra persona. È perché ha bisogno di un posto dove stare, ha bisogno di qualcuno che la consoli o viene perché mi ama sinceramente. Andiamo a vedere un oracolo. Perché il diavolo, ragazzi, ce l'avete tutte e due. Quindi una parte di orgoglio, se vogliamo, o mi viene proprio da dire di tossicità, potreste averle entrambi. Sapete che ci sono le persone singolari, ci sono persone che sono tossiche, punto, di loro. E poi ci sono altre persone, ognuno con le proprie ferite, che l'universo ci mette davanti proprio per darci la possibilità di rompere lo schema nella nostra vita e risolvere quella ferita, ok? E molte di queste persone sono sane, prese singolarmente, però unite in base alle ferite scatenano una relazione tossica. Quindi potrebbe essere che qui ognuno di due ha le proprie questioni da risolvere e che le reticenze, i dubbi, queste illusioni, questa costrizione, questo orgoglio che vedo qui del diavolo sia dovuto non a una tossicità comune, ma cioè scusate, non a una tossicità del singolo, ma alla coppia. Può essere anche solo controllo, ipercontrollo, la necessità di sentirsi al sicuro, no? Con tutto questo controllo. Per l'altra persona potrebbe esserci bisogno di avere delle regole sulle quali mantenere la relazione, mentre invece voi avete bisogno di flessibilità, per esempio. Ok, andiamo a vedere un oracolo induista. Ho già usato questi oracoli, sono bellissimi. Allora, questa è l'immagine di cui io disconosco ovviamente il nome, se c'è qualcuno che lo sa lo scriva, e dice:
Voi potete comprare medicinali, ma non potete comprare la salute. Potete comprare un letto, ma non potete comprare il sonno. Potete radunare perfino i medici più esperti, ma non potete proteggere la salute. Realizzate quindi il vero traguardo della vita senza ulteriori ritardi. Wow! E qui di traguardi si tratta, perché abbiamo la stella come obiettivo e 3 volte il mondo. Quindi voglio dire, ragazzi, qui è come avvicinarsi al vostro traguardo. C'è un momento di, sì, 5 di spade, qui ci sono una serie di 5, quindi voglio dire, c'è effettivamente un momento di cambio, secondo me, però positivo. Mm? Qui parla anche di ritardi. È come se in questo periodo si muovesse tutto abbastanza velocemente con questa torre e questo mondo. Probabilmente tutto il ritardo che c'è stato nel far manifestare qualcosa adesso viene recuperato. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, diversamente potete anche abbonarvi al canale perché anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, solo che la formazione è un po' più vasta lì, perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di chakra, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B, sono due playlist che vanno viste in modo parallelo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!